Ciao a tutti, programma la tua mente per il successo. Allora, come fare a programmare la mente per il successo? Poi il successo dipende, ovviamente è un qualcosa di estremamente generico, ognuno vuole avere successo in un campo, in un settore. Non esiste solo il successo economico, esiste il successo, fare bene le cose che vuoi fare, che ti piace fare. Ecco, devi definire, prima cosa, l'ambito. Qual è la cosa che ti piace veramente fare? Questo è importante perché se tu vuoi avere successo in qualcosa che non ti piace fare, diventa poi estremamente negativo, anche perché per programmare la mente per il successo dobbiamo renderci conto che il successo si ottiene in un modo, facendo sistematicamente, diciamo, delle azioni che vanno verso quella situazione. È la costanza, la perseveranza che porta a un successo duraturo perlomeno, perché poi c'è quello che, come dire, fa nel calcio la partita, super partita spettacolare e poi dopo però le altre le gioca così, certo ha subito una fama, ma questo vale un po' dappertutto, no? Magari fai qualcosa che colpisce, diventi subito famoso, ma sono le cosiddette meteore, i fuochi di paglia, no? Perché? Ma questo vale, non so, nella Formula 1 per dire, fai un giro stratosferico, velocissimo, e però poi dopo gli altri rallenti. Invece quello che magari gira sempre più piano nel coso, ma costantemente, se però, e alla fine vince. Perché poi alla fine è la costanza che premia, è la perseveranza, quindi programmare la mente significa acquisire la pazienza e la resilienza, la capacità di resistere al fatto che non puoi subito avere successo. Quindi, ma anche nel caso avessi subito successo, se poi inevitabilmente ci sarà un momento di bassa, un momento di calo, devi programmare la tua mente. Allora, programmare la tua mente vuol dire pianificare e rispettare gli impegni, vuol dire morale, allenare la morale. Morale vuol dire che devi iniziare ad allenare la tua mente, non so, devi studiare, per dire, una materia, lavori, insomma, vuoi prendi una seconda laurea, faccio un esempio, o una prima laurea mentre stai lavorando. Allora tu devi programmare la tua mente che qualunque cosa succeda, in qualunque posto tu ti trovi, in qualunque situazione tu ti trovi, tu studierai un'ora al mattino appena svegli e un'ora a sera prima di andare di addormentarti. E se prenderai questa abitudine, capiteranno degli affari strani. Una volta che la tua parte emotiva si è abituata a questo, ti darà dei segnali, per cui se una volta ti dimentichi di studiare, non ti fa addormentare, e fin tanto che non studi, perché poi la parte emotiva capisce che quello è quello che gli interessa. Quindi è importante allenare e ripetere le stesse cose, dare delle abitudini, perché, come dire, è un po' come fare le cose artigianalmente, in modo estroso, e farle industrialmente, devi definire un processo. E questo vale anche per la nostra mente. La creatività è importante, bisogna dare spazio alla creatività, ma dedicare dei momenti alla creatività. Poi, una volta che hai capito le cose, bisogna martellare, ripetere continuamente. Questa è la vera chiave di chi poi vuole avere un successo duraturo. Ripeto, nell'area di interesse della sua vita, potrebbe essere fare qualunque cosa. È importante fare qualcosa che ti piaccia, però, proprio perché devi farla continuamente. Non so, in uno sport, nelle arti marziali, vuoi imparare una forma, un qualcosa, devi ripetere tantissime volte. E quindi deve essere qualcosa che ti piace, perché è qualcosa che senti dentro, qualcosa che ti ispira. Questo è veramente importante, perché allora riuscirai ad ottenere successo facendo delle cose che ti piace fare. E questo è il vero successo, il meta successo, fare tante volte delle cose che mi piace fare. Questo è importante, perché altrimenti diventa una sofferenza, altrimenti probabilmente non ne vale neanche la pena, davvero non ne vale neanche la pena. E invece fare tante cose che ti piace fare, questa è la vera chiave della persona di successo, e una persona di successo è uno che fa cose che gli piace fare. Bene, per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale, iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.